Ti senti spesso stordito o hai quella fastidiosa sensazione di instabilità quando ti alzi dal letto? Molti credono che la vertigine negli anziani sia sempre causata dalla labirintite, ma la verità è un'altra. Questa condizione è rara e spesso la causa è completamente diversa da ciò che si pensa. Peggio ancora, alcune soluzioni populares, come l'uso indiscriminato di farmaci per le vertigini, possono aggravare il problema invece di risolverlo. Ma allora, da dove viene questa sensazione di testa leggera, giramenti improvvisi o la paura costante di cadere? Potrebbe essere un segnale di un problema cardiaco, un effetto collaterale dei farmaci o persino una conseguenza dell'ansia. Ignorare i sintomi può portare a complicazioni gravi, ma riconoscerne la causa giusta può migliorare radicalmente la qualità della vita. Nel video di oggi scoprirai le 6 principali cause di vertigini negli over 60, molte delle quali non vengono diagnosticate correttamente. Alcune ti sorprenderanno, altre potrebbero spiegare esattamente cosa sta accadendo nel tuo corpo. Rimani con noi fino alla fine per capire quale potrebbe essere il vero motivo del tuo problema e cosa fare per risolverlo. E se vuoi più contenuti utili sulla tua salute, iscriviti al canale e condividi questo video con chi ne ha bisogno. 1. Cause cardiovascolari. Ti alzi dal letto e per un attimo tutto vacilla. Il pavimento sembra muoversi, la testa è leggera, il corpo fatica a rispondere. Molti pensano subito alla labirintite o alla stanchezza, ma pochi sanno che il vero colpevole potrebbe essere il cuore. Con l'età, la capacità del corpo di regolare la pressione cambia. Il riflesso che un tempo funzionava in un istante ora rallenta e, quando ti alzi troppo in fretta, il sangue impiega più tempo a raggiungere il cervello. L'ipotensione posturale è una delle principali cause di vertigini negli anziani. Non si manifesta con dolori o sintomi evidenti, ma può trasformare un semplice movimento in un rischio di caduta. Un'abitudine semplice può fare la differenza. Alzarsi lentamente, muovere i piedi prima di mettersi in piedi e concedere qualche secondo al corpo per adattarsi aiuta a evitare questi episodi. Le aritmie sono un altro fattore spesso ignorato. Un battito irregolare può alterare la circolazione sanguigna, causando improvvisi capogiri. In questi casi, controllare la pressione in diverse posizioni o eseguire un holter può rivelare problemi nascosti. La soluzione non è assumere farmaci a caso, ma capire la causa reale. Ascoltare il proprio corpo può fare la differenza tra convivere con la vertigine o ritrovare la stabilità. 2. Cause metaboliche. Camminare diventa incerto, la testa sembra galleggiare, un senso di confusione improvvisa rende difficile persino mettere a fuoco le parole di una conversazione. Chi vive con il diabete o ha oscillazioni della glicemia conosce bene questa sensazione, ma spesso non la collega subito alla causa reale. Non è solo un calo di energia o un momento di debolezza passeggera. Il cervello dipende dal glucosio per funzionare e quando i livelli di zucchero nel sangue salgono o scendono troppo rapidamente, l'equilibrio e la lucidità vengono compromessi. L'ipoglicemia è un nemico silenzioso. Il corpo manda segnali, ma non sempre vengono interpretati nel modo giusto. Una sensazione di vuoto allo stomaco, una sudorazione improvvisa, una lieve instabilità che si trasforma in vertigine. In questi momenti, avere a portata di mano una piccola fonte di zucchero naturale, come un dattero o un pezzetto di frutta, può evitare conseguenze peggiori. D'altra parte, la glicemia alta, tipica di chi non controlla bene il diabete, può portare a danni neurologici a lungo termine, alterando la percezione spaziale e rendendo ogni passo un'incertezza. Un dettaglio poco noto è che il diabete non influisce solo sullo zucchero nel sangue, ma anche sui nervi che regolano l'equilibrio. La neuropatia periferica riduce la sensibilità nei piedi e nelle gambe, dando la sensazione di camminare su una superficie instabile. La soluzione non è solo misurare la glicemia, ma anche rafforzare la connessione con il proprio corpo. Camminare scalzi su diverse superfici, come l'erba o la sabbia, stimola i nervi e migliora la percezione del suolo.
Piccole azioni quotidiane che possono fare una grande differenza per evitare che una semplice vertigine si trasformi in un pericolo. 3. Effetti collaterali dei farmaci. Una pillola per la pressione, un'altra per dormire, poi un antidolorifico. Con il tempo i farmaci diventano parte della routine, ma ciò che pochi sospettano è che proprio queste medicine possano essere la causa delle vertigini. Il corpo cambia con l'età e metabolizza i farmaci in modo diverso. Dosi che un tempo non creavano problemi, ora possono alterare la pressione, rallentare i riflessi o compromettere l'equilibrio. Alcuni farmaci per l'insonnia riducono la reattività del sistema nervoso, rendendo i movimenti più lenti e meno precisi. Alcuni antipertensivi, se non ben dosati, abbassano troppo la pressione, provocando capogiri improvvisi. Il fenomeno più insidioso è la cascata medicamentosa. Si prende un farmaco per un sintomo, poi un altro per contrastarne gli effetti collaterali e, senza rendersene conto, si entra in un ciclo che peggiora il problema invece di risolverlo. La soluzione non è smettere i farmaci, ma capire quali sono davvero necessari. Una revisione della terapia con un medico aiuta a eliminare medicinali superflui. In alcuni casi, alternative naturali come la melatonina per il sonno o l'attività fisica per stabilizzare la pressione possono ridurre la dipendenza dai farmaci. Ascoltare il proprio corpo e riconoscere quando una cura sta creando più problemi che benefici è essenziale per ritrovare l'equilibrio. 4. Cause neurologiche. Un piccolo capogiro che dura pochi secondi, un'incertezza mentre si cammina, la sensazione che il corpo non risponda con la stessa prontezza di prima. Se questi episodi diventano frequenti, il problema potrebbe non essere nelle orecchie o nel cuore, ma nel cervello stesso. Molti pensano che la perdita di equilibrio sia solo una questione muscolare o di pressione sanguigna, ma il sistema nervoso gioca un ruolo fondamentale e, con l'età, alcune funzioni possono iniziare a rallentare senza che ce ne si renda conto. Malattie come il Parkinson spesso iniziano con segnali sottili, una leggera rigidità nei movimenti, una perdita della naturale scioltezza nel camminare, una postura che cambia impercettibilmente. La vertigine può essere uno dei primi sintomi, causata da un controllo posturale alterato. In altri casi, piccoli ictus, magari mai diagnosticati, possono compromettere il cervelletto, la parte del cervello responsabile della coordinazione. Il risultato è un senso di instabilità costante, come se il corpo avesse perso il suo punto di riferimento. La buona notizia è che il cervello può essere allenato. Attività come il Tai Chi migliorano l'equilibrio e la coordinazione, riducendo il rischio di cadute. Giochi che stimolano la memoria e la concentrazione, come il Sudoku o la lettura di libri complessi, aiutano a mantenere il cervello attivo. Anche la musica può fare la differenza. Suonare uno strumento o semplicemente seguire il ritmo di una canzone ballando leggermente rafforza i circuiti neurali che controllano il movimento. La chiave è non smettere mai di sfidare la mente e il corpo, perché ogni nuovo stimolo è un passo in più verso una maggiore stabilità. 5. Cause muscolari. Camminare diventa più faticoso, i passi meno sicuri, la sensazione di instabilità più frequente. Il problema non è la testa che gira, ma il corpo che non risponde più con la stessa forza e precisione. La sarcopenia, la perdita di massa muscolare legata all'età, avanza lentamente e spesso passa inosservata. Poi, un giorno, alzarsi da una sedia richiede più sforzo. Salire una scala diventa un'impresa e la fiducia nei propri movimenti inizia a vacillare. Il declino muscolare non è inevitabile. Il corpo si adatta a ciò che facciamo ogni giorno e, se rimane inattivo, perde progressivamente la sua capacità di sostenerci. La buona notizia è che la soluzione è più semplice di quanto sembri. Rafforzare i muscoli non significa sollevare pesi in palestra, ma integrare piccoli esercizi nella routine quotidiana. Alzarsi lentamente sulla punta dei piedi mentre si lava i piatti, fare qualche squat leggero mentre si guarda la televisione, usare una fascia elastica per rinforzare le gambe sono azioni che mantengono i muscoli attivi e reattivi. Anche l'alimentazione gioca un ruolo essenziale.
Con l'età il corpo assorbe meno proteine, ma senza di esse i muscoli si indeboliscono. Includere alimenti come uova, legumi e yogurt greco ai pasti aiuta a contrastare questa perdita. Persino un bicchiere di latte prima di dormire può favorire il recupero muscolare. Mantenere la forza significa mantenere l'indipendenza. Perché ogni passo sicuro, ogni movimento stabile, è la chiave per una vita senza paura di cadere. 6. Cause psichiatriche e psicologiche. Il corpo vacilla, la testa è leggera, ogni movimento sembra insicuro. Eppure, gli esami sono normali. Ciò che pochi sanno è che ansia e stress possono alterare la percezione dell'equilibrio, dando una sensazione di vertigine senza una causa fisica evidente. La mente in allerta continua spinge il sistema nervoso a interpretare male i segnali corporei, creando instabilità. Negli anziani, l'ansia non sempre si manifesta con agitazione o paura evidente. A volte si nasconde dietro una tensione muscolare costante, la sensazione di camminare su un suolo instabile o un lieve capogiro che appare senza motivo. In questi casi i farmaci per la pressione o le vertigini non servono, perché il problema non è fisico, ma emotivo. La soluzione è riequilibrare la mente. Tecniche come la respirazione diaframmatica, praticata per 5 minuti al giorno, riducono la tensione e migliorano la stabilità. Attività rilassanti come il giardinaggio o il disegno riportano calma e controllo. Leggere. L'arte della felicità del Dalai Lama aiuta a trasformare l'ansia in serenità. Quando la mente ritrova il suo centro, il corpo segue, perché l'equilibrio non dipende solo dai muscoli, ma anche dalla pace interiore. L'equilibrio non è solo una questione fisica, ma anche un dialogo continuo tra corpo, mente ed emozioni. Ogni vertigine, ogni passo incerto, ogni sensazione di instabilità racconta una storia diversa. Il cuore che rallenta, la glicemia che oscilla, i muscoli che perdono forza, la mente che si agita. Spesso cerchiamo risposte immediate, soluzioni rapide, ma la verità è che il corpo non parla con parole, bensì con segnali. Ascoltarli è il primo passo per ritrovare la stabilità perduta. La vecchiaia non è una condanna all'incertezza, ma un'opportunità per conoscere meglio se stessi. Un muscolo può essere rafforzato, un'abitudine può essere cambiata, una paura può essere trasformata in consapevolezza. Ogni scelta quotidiana, da un esercizio leggero alla revisione di una terapia, ha il potere di restituire sicurezza ai movimenti e lucidità alla mente. Il vero errore non è invecchiare, ma accettare il disagio come inevitabile. La salute è conoscenza e la conoscenza è libertà. Condividere questo video può essere un modo per aiutare qualcuno a capire ciò che non gli è mai stato spiegato. Iscriviti al canale per scoprire altri temi essenziali per il benessere e lascia un like se hai trovato valore in queste informazioni. Perché stare in piedi con sicurezza non è solo una questione di equilibrio, ma di consapevolezza e cura di sé.